Ragazzi, oggi vogliamo presentarvi questa fantastica Ferrari 208 GTB Turbo. La denominazione 208 sta a significare 20 significa 2000, perché questa è 2000 di cilindrata, e 8 significa che ha 8 cilindri. Questa è una macchina particolare perché monta un V8 abbastanza piccolo dietro, poi dopo ve lo facciamo vedere. Di solito le macchine, per esempio macchine americane che montavano V8, quindi 8 cilindri, erano cilindrate enormi. La Ferrari invece in questo caso fece questo lavoro qui, mise questo 2000 piccolino alimentato da una turbina. Questa è la versione del 1988 e montava la turbina giapponese IHI. Questo motore 2000 8 cilindri trova senso perché la crisi petrolifera degli anni 70 fino agli anni 80, insomma, dettava le regole sulla tassazione. In Italia costava tantissimo avere una macchina che superava i 2000 di cilindrata, e quindi cosa successe? Ferrari decise di introdurre nel mercato una macchina che potesse competere comunque e potesse essere acquistata nonostante le altissime tasse di queste macchine che c'erano sul mercato, insomma. Già esisteva dal 1975 la Ferrari 308, però la 308 montava un motore 3000 di cilindrata ed era aspirato, non c'era il turbo. Perciò che cosa successe? Mise nel mercato questa macchina qui che poteva essere comunque acquistata ed era pure sovralimentata. Il modello in questione, che è stato prodotto dopo l'85, montava una versione aggiornata della centralina Marelli e montava la rivisitazione della turbina che era giapponese, quindi questa sviluppava di più dei 200-220 cavalli delle versioni precedenti. Questa sviluppava ben 250 cavalli, 255 per l'esattezza, quindi era una Ferrari più potente delle altre predecessori, quindi molto più apprezzata per questo. Anche io, se dovessi prendere o decidere un giorno di comprarmi una 208 o 308, deciderei assolutamente di comprare una 208 GTB Turbo. Parlando del nome GTB, il bello è che esisteva sia la GTB che la GTS. GTB significa Gran Turismo Berlinetta, proprio dalla tipologia di questa macchina che è una berlinetta. E invece la GTS sta per Spider o Scoperta, perché era la versione targa della macchina, quindi con come se conoscete pure l'MR2, un altro tipo di macchina, è sempre modello targa, vuol dire che il tetto non è una vera e propria decappottabile, ma era rimovibile con delle parti rigide, ed è lì che nasce, insomma, il modello targa delle automobili. Esisteva questa GTS targa. Guardate qua che c'è scritto, guardate come veniva esaltata questa roba. Sapete perché? Perché questa era la prima Ferrari stradale a montare la turbina, il turbo, che prima erano solo progettate per scopi di competizione, quindi in pista. Quindi questa era la prima Ferrari nella storia a montare una turbina. Guardate, la turbina si trova esattamente qua. Come potete vedere, il motore è montato trasversalmente, non longitudinalmente come altre macchine che conoscete voi magari. Cioè magari macchine americane montavano il motore 8 cilindri a V in questo modo. E diciamo che questa è la peculiarità di questo motore qua, che è abbastanza piccolo. Il modello aerodinamico della macchina è stato disegnato interamente da Pininfarina, e come potete vedere lì c'è anche una presa d'aria NACA che è abbastanza, non so se sapete, i profili NACA o le prese d'aria aerodinamiche di questo tipo sono di livello aeronautico. Quindi immaginate che tipo di valore estetico abbia una macchina che monta roba del genere. Guardate per esempio qualche dettaglio, macchine nuove non ce l'hanno per i costi di produzione. Guardate, questo è uno specchietto originale. Guardate qua lo stemma Ferrari che, cioè, si è perso. Questo ti fa capire proprio che questa macchina ha carattere. Macchine da adesso, cioè, non lo trovi, non lo so. Guarda che bello, cioè originale così, con lo stemma attaccato, non è stato messo dopo. E al tatto guarda che bello, è pure di metallo. Cioè io non mi immaginavo fosse di plastica come tutto lo specchietto o altre parti, però al tatto questo è di ferro, cioè quindi un costo che aumentava nella produzione, non è come adesso che è tutto a ribasso, capito?
è tutto magari in joint project, prendono tipo Nissan, Mercedes, lavorano insieme e fanno una cosa. No, qui era completamente Ferrari, al contrario di magari altri modelli che sono usciti dopo, che sono stati fatti in collaborazione totale con Fiat. Questo no, assolutamente. E se vi fate una panoramica della macchina, dite dove faccio rifornimento? Cioè c'è uno sportello che molti non sanno, per esempio io non lo sapevo, perché le macchine adesso è tutto in bella vista. Guarda un po', segreto. Qua poi c'è una copertura di plastica e qua ci fai il rifornimento. Guardate questa dashboard quanto è bella, che richiama proprio gli anni 80. Vegli a borletti come sul Testarossa, io parlo per riferimento perché sono salito su quello di altra Ferrari. Lì c'è il bellissimo pressione turbo, che con questa turbina di questa versione 1988 è stata migliorata fino a 1,2 bar, infatti fondo scala sta a 1,2 bar. La bellissima icona del turbo, che a me già solo che c'è scritto turbo e che fa vedere quell'icona mi fa impazzire. Poi come potete vedere qui cambio altamente manuale, ovviamente, grazie al cielo. Io sono d'accordo che i tempi cambiano, le macchine diventano automatiche, hanno bisogno di questo, diciamo, next level. Ok, sono d'accordo, però io se dovessi scegliermi scelgo una macchina del genere. Cambio altamente manuale. Come potete vedere la prima non è questa è retro. La prima è qua, in basso a sinistra. Prima, seconda, terza, quarta e quinta, 5 marce c'ha sta macchina. Guardate quanto è minimal, cambio d'H così, stick proprio, fantastico. Ok, dopo aver dato una panoramica di questa macchina, adesso proviamo su strada le sensazioni che ci può dare in queste bellissime curve del lago del Turano, e salite a bordo. Selvaggia, ecco, sempre. Madonna come parte la turbina. Comunque sì, è veramente selvaggia, c'ha proprio il vano dei pedali che è veramente stretto e unito. Bisogna farci un po' amicizia, ecco. Però del resto io la seconda Ferrari in vita mia che guido è favolosa. La turbina che la sento da qua, la sento mo. Abituato a portare macchine dove la reattività non è de casa, insomma. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. In conclusione abbiamo provato oggi questa fantastica macchina Ferrari GTB Turbo e è un mostro per strada, è la purezza dell'analogico, quindi la guida è sensazionale, non lo so, per chi guida magari roba un po' più digitale, non lo so, io guiderei tutti i giorni macchine di questo tipo. Quindi questo è il sunto, il motore è una favola, il sound mi piace tantissimo e guardate che esemplare, che modello. Vernice da paura, tenuto in ottimissimo stato. Grazie per averci visto e Driving the 90s, ciao!